Ciao a tutti, allora oggi finalmente sto facendo questo video di Harry Potter, dopo 3 mesi che l'avevo detto, finalmente ce la sto facendo. Proviamo questo nuovo format che non so se vi piacerà, non so se piacerà a me farlo, probabilmente sì, quindi spero che piaccia anche a voi e se vi piace mi raccomando per favore fatemelo sapere nei commenti, con i like, condividendolo, taggandomi, fate quello che vi pare. Mi raccomando di iscrivervi anche al mio canale, sia qui che su Instagram, per supportarmi perché ci vuole tempo a fare queste cose, ci vogliono anche i soldi. Sì! Ok, quindi ho appena scoperto che si è rotto il mio aiutante. Va bene, quindi ok, cominciamo subito con questo video. Iniziamo. Il primo film di Harry Potter inizia con un potentissimo mago africano, silente, una signora gatto, la McGranit e un uomo alto 3 volte me che consegnano un normalissimo bambino alla sua famiglia Babana e Dursley, dopo che Silente ha tolto la luce a tutto il vicinato. Generoso non vuole che spannano troppo con lei. Ta 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 ta. Qualche anno dopo troviamo Harry che ha fatto un upgrade vivendo in un sottoscala e troviamo Dudley che lo sveglia molto amichevolmente. Harry prepara la colazione ai Dursley e fa lo schiavo in cucina. Dudley educatamente si lamenta dei suoi 36 regali e con la stessa eleganza bussa sul vetro del povero serpente dello zoo dove sono andati per festeggiare. E poi magia, non ho mai capito perché vanno a scuola per imparare gli incantesimi e poi con la forza del pensiero rompe il vetro. Tornati a casa vengono inondati da lettere, probabilmente dell'Enel, chissà da quanto non pagavano le bollette, forse per quello Silente gli ha tolto la luce. Ovviamente per questo motivo si trasferiscono in un luogo accessibile solo con la forza del pensiero, ma poi arriva Hagrid che distruggendo la porta e consegnando ad Harry una torta al sapore di culo regala una coda da maiale a Dudley e porta Harry al mercato nascosto di Londra, in cui viene riconosciuto da tutti nonostante la cicatrice sia coperta da un cespuglio fiorente di capelli. Poi arrivano nella banca gestita da un palumpa con naso e orecchie a punta e troviamo per la prima volta la pietra filosofale. Dopo aver distrutto il negozio del mago delle bacchette, dopo aver attraversato un muro, sì certo Harry, conosce il professor Raptor e si ritrova nel treno per Hogwarts in cui conosce signorina Perfettini e Ron. Arrivati ad Hogwarts vengono smissati nelle varie case e ovviamente loro finiscono nei buoni. Conoscono Renato Zero la lezione di pozioni. Simus si fa esplodere qualcosa in faccia. Hanno la prima lezione di volo perché senza non possono cantare I Want to Break Free e naturalmente Harry si caccia subito nei guai da perfetto Grifondoro ma ottiene anche una ricompensa diventando il cercatore di Quidditch. Per non rischiare di far incappare dei semplici studenti in creature decisamente fuori dalla loro portata, che cosa fanno gli insegnanti? Mettono un cane a 3 teste dietro una porta che si può aprire con un incantesimo che si trova a pagina 7 del manuale dei maghi, Alo Mora. Harry prende la prima lezione di Quidditch. Durante una lezione di incantesimi la signorina Perfettini fa levitare una piuma con il mitico incantesimo Wingardium Leviosa, non Leviosa. Simus si fa esplodere qualcosa in faccia. Dopo un banchetto degno della regina d'Inghilterra, i nostri eroi si imbattono nel troll dei sotterranei che praticamente viene battuto da loro ragazzetti con il latte in bocca del primo anno. Prima partita Roma-Lazio, Renato Zero comincia a cantare qualcosa ma a bassa voce per non farsi sentire, ma viene zittito da Hermione che probabilmente non ama la sua musica e che poi poraccio non stava facendo niente di male. Nel giorno di Natale Harry e Ron scartano i regali e Harry riceve un mantello che dice «Ecco, se vuoi uscire mettiti questo che fai schifo al cazzo». Con il mantello vanno in biblioteca a cercare il libro del proprietario della pietra filosofale e rischia pure di farsi scoprire dal gatto di Walder Frey e Renato Zero. Harry si imbatte nello specchio dei desideri e sogna di essere la più bella del Re Am. Scoperto dalla pietra filosofale interrogano il povero Hagrid che mostra di avere un drago. Poi come punizione per essere usciti dalla scuola di notte li spediscono nella foresta proibita, giustamente. Trovano sangue di unicorno e capiscono che c'è una presenza che l'ha ucciso e cosa fa Hagrid? Fa separare i ragazzi facendo andare nel posto più pericoloso di tutti 2 bambini da soli che se odiano pure è un cane, almeno. Ovviamente beccano loro l'uccisore di unicorni e Draco scappa da perfetto serpeverde e Vold incappucciato e serpentiforme si avvicina a Harry ma viene protetto da un mezzo cavallo che guarda caso conosce Harry anche lui senza averlo mai visto, vabbè. Harry in tutto ciò ha sempre male alla cicatrice, forse non l'ha disinfettata bene ai tempi. Cercano di avvertire la madre superiore che la pietra filosofale verrà rubata ma non ci crede nessuno e quindi pensano bene di fare tutto da soli. Simus si fa esplodere qualcosa in faccia. Ah no, stavolta è Neville che viene pietrificato. Superano il cane a 3 teste, le piante tranello del diavolo che li avvolge e li portano in un universo parallelo dove le chiavi volano e hanno le ali che Carol levate, ma Harry in una perfetta esibizione da maestro della scopa volante trova la chiave giusta. Giustamente finiscono su una scacchiera dei maghi e Ron ci lascia quasi la pelle, non ho mai capito perché Harry e signorina Perfettini sono normalmente al posto di pedine e Ron si deve sacrificare salendo su un cavallo. Va. Ma poi ripeto, perché si deve sacrificare solo lui insieme alla pedina? Non ha senso che poi fate sacrificare Perfettini, non il povero Ron. E nonostante Harry non abbia mai fatto un incantesimo in croce, Hermione gli dice «Continua tu, andrà tutto bene, sei un grande mago, ma dove l'hai visto? Mi sono perso un pezzo». Arrivato allo specchio delle brame, incontra il professor Raptor che rivela di avere Voldemort dietro la capocchia nascosta da un perfetto turbante da Tuareg. Harry tira fuori il suo potenziale da grande mago facendo cadere a pezzi la faccia di Raptor, toccandolo con la mano. Ripeto, tutto sto potere a caso senza fare incantesimi come è successo allo zoo. Vabbè. Con una resa fantastica degna dei film dell'Asylum, Harry urla e cade a terra attraversato da Voldy. Si ritrova con Silente sul letto dell'infermeria a mangiare dolci degni di Bake Off. Poi gli assegnano anche dei punti per la sua casa e non solo a lui ma anche al pazzo suicida, la signorina Perfettini e anche a Neville. Non poteva concludersi in un altro modo dal solito momento strappastoria con Harry che abbraccia Hagrid e la musica bellissima mentre il treno lo riporta a casa. Ta 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 ta